Ciao Emilio, senti, ma quando è che le persone arrivano a chiedere supporto, a chiedere di iniziare un percorso personale? Ma guarda, grazie di questa domanda, perché ci permette di fare tutta una serie di riflessioni che io ritengo interessanti, ma soprattutto la questione mi fa abbastanza girare, quindi iniziamo con questo nuovo episodio di Comfort Zone. Via! Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort zone. Comfort zone. Comfort zone. Ciao e benvenuto a questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Io sono il dottor Emilio Gerboni e andiamo a rispondere subito a questo quesito che mi ha fatto il mio folletto nella mente. Mi ha posto questa questione, cioè quando le persone solitamente arrivano a chiedere supporto. E la prima osservazione che mi viene da fare rispetto alla questione è di ragionare proprio nei termini del nostro podcast. Cioè, secondo te, una persona chiede supporto quando si trova in una situazione di agio, quando si trova in una situazione di comfort, quando è nella sua comfort zone, oppure quando si trova a disagio, quando sta sperimentando un problema e quindi si trova fuori dalla sua zona di comfort? Io direi che la logica ci aiuta a pensare che sia molto più probabile che questa persona sia fuori dalla zona di comfort, stia sperimentando una sensazione di disagio che l'abbia spinta e, nella maggior parte dei casi, costretta letteralmente a chiedere un aiuto specialistico di un professionista. Se la situazione è questa, iniziamo già a riflettere del come mai si viene invitati ad uscire dalla zona di comfort, quando in realtà il desiderio di una persona e l'obiettivo di una persona sia quello di essere a proprio agio. Quindi io difficilmente ho visto persone che dicevano guarda sto così bene, ma sto così bene, una favola, sto troppo bene, fammi fa che esco dalla mia zona di comfort perché sono una pippa, cioè non è dignitoso che io stia così bene, poi gli altri si offendono, quindi facciamo che io vado oltre i miei limiti e così do il buon esempio, perché accontentarsi di questa situazione di benessere, guarda, cioè è proprio una roba indegna. No, cioè ti sembra un discorso credibile? Io direi di no. L'idea di andare oltre i propri limiti è quando i limiti sono bloccanti e invalidanti, quando non ti permettono di sperimentare situazioni di agio e quindi stai male. Ok, ora io sarò che ragiono in maniera semplicistica, però perdonatemi, ma vedo le cose in questo modo. Se voi le vedete diversamente, aiutatemi a capire quello che non capisco. In ogni caso, oggi, come vedi, sono vestito da un supereroe, mi sono travestito da Sushi Man, il supereroe incubo di tutti gli all you can eat. Chiaramente se stai vedendo la puntata su YouTube vedrai la mia divisa da Sushi Man, se invece stai ascoltando non la puoi vedere, ma quindi per i non vedenti io ti descrivo il mio abbigliamento di quest'oggi. E perché mi sono travestito da supereroe? Cosa c'entra con la questione? C'entra perché il supereroe è proprio quel tipo di soggetto che solitamente non deve chiedere mai, no? Non chiede aiuto, non contempla la possibilità di aiutare. Per il supereroe non esiste l'opzione chiedo aiuto e supporto, è lui che deve aiutare gli altri, è lui che deve salvare il mondo, non sono gli altri che devono salvare lui. È insalvabile e tra l'altro credo anche che glielo impedisca di essere salvato, si sentirebbe un po' a disagio ad essere aiutato e salvato. Ma solitamente il supereroe è proprio la persona che avrebbe più bisogno di supporto. Infatti la sua nascita deriva proprio da tutta una serie di problematiche, di drammi, di traumi, di incidenti che mettono a repentaglio la sua vita
possiamo pensare a Batman che ha assistito alla morte dei genitori, è caduto nel pozzo, è stato aggredito da pipistrelli, e come reazione a queste tragedie lui reagisce trasformandosi nel supereroe Batman, no? Proprio anche un po' per esorcizzare la sua fobia dei pipistrelli, e quindi cercando di affrontare la realtà esterna per contenere e gestire i suoi mostri interni, che però non si dissolvono, continuano a animarlo internamente, tormentandolo nei suoi conflitti e nella sua sofferenza dovuta proprio alle esperienze traumatiche che ha vissuto. Lo stesso potremmo dire per Superman. Gli è esploso il pianeta, è arrivato sulla Terra con una navicella di emergenza ed è stato adottato da degli alieni e non conosce la sua famiglia, quindi ha tutti vissuti collegati anche all'adozione e alle problematiche di non conoscere la famiglia e di essere una persona diversa dagli altri, tema classico appunto del supereroe, e il supporto sicuramente gli arriva dalla famiglia, però anche lui deve fare un po' tutto da sé. Lo stesso potremmo dire per Hulk, che in seguito a un incidente dove riceve un dosaggio di raggi gamma eccessivo, poi si trasforma in Hulk, e chiaramente poi Hulk rappresenta la rabbia, quindi la manifestazione della rabbia e delle ingiustizie che Bruce Banner subiva e che lo facevano reagire in quel modo. Quindi il supereroe è sempre una sorta di reazione, di compensazione ai propri traumi, sicuramente non una cura di questi. Possiamo pensare ad Iron Man nel terzo film della serie Marvel ha degli attacchi di panico, ha dei pensieri intrusivi, e in seguito anche alle missioni che va a compiere, perché sono sempre missioni pericolosissime, dove ci sono morti, dove ci sono ulteriori tragedie, e quindi non riesce a dormire la notte, soffre di insonnia, ma non sia mai che io vada a chiedere aiuto e a farmi supportare, anzi poi casualmente un ragazzino gli dice una cosa al telefono e lui miracolosamente supera l'attacco di panico, no? Tutto molto credibile. In ogni caso, nella loro testa, chiedere aiuto e supporto non esiste. Il loro destino è legato a quelle esperienze, e quelle esperienze non se ne possono liberare perché fanno parte di loro e se le porteranno sempre con loro, e con loro si porteranno la sofferenza di queste situazioni, perché noi molto spesso non lasciamo andare delle situazioni, perché lasciare andare la sofferenza significherebbe lasciare andare le situazioni, e in realtà non dovrebbe essere così. Questo è spiegato abbastanza bene nel film Gravity, che ti consiglio di vedere, un film molto bello sul lasciare andare, almeno io ci vedo questa tematica qui. Quindi abbiamo visto che i supereroi danno un esempio negativo in questo senso, nel dire le persone forti non chiedono aiuto, le persone forti si tengono le cose dentro, si tengono delle cose gigantesche dentro, quindi figurati tu con le tue cavolate, perché mai dovresti andare a chiedere un supporto e un aiuto da qualcuno? Sarebbe un segno di debolezza, sarebbe un segno di fallimento, di sconfitta, e quindi chiedere aiuto rappresenterebbe anche un trauma. Ora chiaramente io sto raccontando tutta una serie di situazioni che fanno parte di un, non generalizzando in maniera esagerata, riguardano un po' una mentalità che hanno alcune persone, per fortuna sempre meno, e anche se nel continuum delle richieste di supporto diciamo che non esistono, cioè esistono altre forme di mentalità scorretta che poi andremo magari a vedere in altre puntate. In ogni caso, nell'ottica che stiamo inquadrando adesso, andare a chiedere aiuto è un po' visto come rimuovere un disturbo, come una spiacevole necessità, e quindi appena succede questo, cioè che rimuovo il disturbo, ciao, finalmente mi posso liberare di questo supporto. E solitamente, quindi, quando è che avviene che una persona arriva a mettersi nelle mani del professionista? Appunto quando si è manifestato il problema e quando la frittata è stata fatta, quando il latte è versato. E sottolineo questo aspetto perché solitamente, se io arrivo da una persona quando la frittata è stata fatta e quando il latte è stato versato, significa che quel latte e quella frittata non torneranno mai indietro, cioè ci saranno delle conseguenze che saranno irreversibili.
Ora è chiaro che l'idea sarebbe che io non è che aspetto di sfracellarmi prima di chiedere supporto, ma l'ideale sarebbe anticipare lo sfracellamento. E aggiungo anche un altro elemento, cioè che le persone non solo arrivano a chiedere il supporto quando la frittata è stata fatta, ma quando 20.000 frittate sono cadute per terra, quando si sono spaccate frittate su frittate, che praticamente c'hai il pavimento di frittata, non c'hai più il parquet, non si vede più il parquet sotto la frittata o sotto i litri, puoi nuotare nel latte della stanza, ti fai le vasche olimpioniche di latte. Quindi si vanno ad accumulare sofferenze su sofferenze e, come dire, eventi spiacevoli che comportano appunto dei danni, che possano essere a livello relazionale, che possono essere nella vita lavorativa, che possono essere in tutti gli scenari che puoi pensare, che poi molte volte vanno a anche esprimersi in un vissuto cinico, in un vissuto di sconforto, in un vissuto di rinuncia, che come dire, è anche di ridimensionamento delle aspettative di vita, e dire la vita è questa, e invece di andare un pochino a capire quali sono gli errori che si commettono, le condizioni che vanno a produrre quel tipo di risultati che in realtà non vorremmo. Nella mia personale esperienza professionale, ormai iniziata svariati anni fa, il mio intento era proprio quello di anticipare che le persone potessero vivere delle esperienze negative nel limite del possibile, quindi togliere quella che era una sofferenza che io vedevo come gratuita. Cioè, perché se mi posso evitare delle cose, avendo delle conoscenze, avendo delle abilità, avendo delle risorse, essendomi preparato in maniera adeguata a costruire un percorso del multiverso dove certe situazioni non capitano, perché dovrei non farlo? E chiaramente se io non ho le indicazioni giuste e vengo proiettato in una situazione dove mi dicono guarda che lì c'è la salvezza, c'è la felicità, e invece lì c'è un muro verso cui andare a sbattere, ecco, possibilmente se io lo so, invece che darti quell'indicazione te la do molto volentieri. E però questa cultura all'epoca non c'era, appunto, come dicevamo, che appunto non c'è nemmeno tantissimissimo adesso, e la cosa è appunto quella che in realtà poi le persone arrivano quando hanno sviluppato un problema, un disturbo, è caduta una frittata, sono cadute 2 frittate, 3, 4, 5, e si sono accumulate ferite, che il massimo che si può fare è quello di andare a sanare le ferite, rimarginare le ferite, rimarginarle con i punti di sutura, ma l'incidente è avvenuto. Quindi in realtà la mia idea era: anticipiamo, potenziamo la persona con le risorse in maniera tale che possa costruire la vita migliore per sé, esprimere al massimo i suoi talenti e quindi portare poi anche un contributo che a sua volta può portare maggiore benessere a tutti, e quindi anche ridurre gli altri problemi che possiamo avere nel mondo. Questa era la mia logica un po' da idealista utopista, quale purtroppo, in quanto segno pesci, come direbbero gli astrologi, non posso che non essere. Però vabbè, ne sono consapevole e quindi amen. In ogni caso, la mia logica continua ad essere questa, cioè io sto facendo anche questo podcast proprio per portare una cultura di questo tipo, e chiaramente ci vuole uno slittamento di prospettiva, e adesso andiamo a vedere qual è lo slittamento di prospettiva che bisogna fare, perché non è che le persone sono sceme, ragionano in questo modo perché vedono il lavoro su di sé non solo come potenzialmente squalificante, come un segno di debolezza e così via, ma anche perché viene inquadrato in un'ottica sanitaria medica. Quando io inquadro un problema di crescita personale come un problema di natura medica, mi approccio con la mia logica sanitaria, che soprattutto in Occidente è quella del mi curo quando ho la ferita, mi curo quando ho un incidente di qualche tipo, mi si spezza un osso, sto giocando a pallone e mi si storce la caviglia e mi slogo la caviglia o quello che è, ok? Quindi oppure mi viene un'influenza pesante, qualsiasi cosa sia. Quindi abbiamo ora nella nostra in Italia la cultura medica è molto radicata, quindi malessere medico, e quindi già solo per questo non si vede la necessità di un supporto di lavoro su di sé di natura psicologica.
Lo slittamento quindi che bisogna fare è invece andare a vedere non solo quindi allontanarsi da una visione sanitaria prevalentemente occidentale, quindi questo è l'altro aspetto, perché in realtà in una cultura sanitaria orientale, che appunto non è, la cultura sanitaria orientale non è vista come sanitaria, perché se noi pensiamo a pratiche come le arti marziali, lo yoga e così via, sono tutte pratiche che servono all'evoluzione della persona e non c'è nemmeno l'idea di prevenire dei disturbi, dei malesseri o qualsiasi cosa, ma è semplicemente una conseguenza, perché nel momento in cui mi occupo bene di me, l'effetto è che stando bene non ho dei malesseri e lavoro olisticamente su tutti i livelli corpo-mente che noi occidentali dividiamo quando in realtà non andrebbero divisi. Quindi l'ottica che noi possiamo adottare è quella che si adotta con l'idea dello sport, cioè che il momento migliore per fare sport è adesso, cioè inizio a fare attività sportiva innanzitutto come via ludica, piacevole, e quindi non come qualcosa di faticoso, di uberante e di brutto, antipatico, come il compitino scolastico potrebbe essere, fermo restando che anche il compitino scolastico dovrebbe essere visto in un altro modo, ma quindi come un'attività ludica che mi fa del bene, che mi potenzia nel corpo, che mi aiuta anche a livello di qualità umane e così via. Oppure come un'attività, che ne so, la musica, quindi imparo uno strumento e lo faccio sia perché è piacevole, sia perché imparo delle cose utili e sia perché mi aiuta a incrementare l'autostima, a sentirmi meglio con me stesso, a conoscermi meglio. Sicuramente sono tutte strade sane e normali. È chiaro che per lavorare più specificatamente su tutta una serie di altri livelli e di abilità, quindi ogni ambito, quindi facendo musica impari prevalentemente uno strumento e poi c'è tutto un correlato di crescita personale, facendo sport impari dello sport e c'è tutto un correlato di crescita personale. Nella crescita personale diretta c'è un correlato diretto nella crescita personale e poi correlati trasversali in altri ambiti, cioè posso anche fare scelte migliori, avviare delle attività a cui non avevo pensato e così via. Sono infinite le strade. Quindi nel momento in cui mi approccio con un'idea di questo tipo, il momento migliore per chiedere supporto è adesso, e se non era ieri, se non ci sei andato ieri, era adesso, cioè iniziare un percorso. Ora, percorsi non vuol dire per forza appunto avere il terapeuta, così come per esempio per imparare uno strumento c'è l'autodidatta, e quindi io posso imparare per mia via personale, posso fare cose in gruppo, posso andare in coro, cioè ci sono varie modalità per lavorare direttamente su quel livello di personale. Ok? Quindi questa è importante come idea, anche perché se no andiamo a restringere troppo il campo. È chiaro che avere un insegnante privato, il personal trainer, o avere l'insegnante di canto, di chitarra, di quello che è personale, permette semplicemente un potenziamento di essere seguito in maniera più sartoriale, più mirata, e approfondire il rapporto, andare a vedere più nel dettaglio degli aspetti, e quindi sicuramente significa poter fare qualcosa di molto molto importante e più profondo. Però non esclude tutta un'altra serie di strade che si possono intrecciare, tant'è che io sono favorevolissimo al lavoro di gruppo, che anzi dovrebbe essere affiancato al lavoro individuale o viceversa. Ora, l'ultimo concetto che ti voglio passare in questo episodio è quello che chiedere un intervento adesso invece che ieri, soprattutto nel caso in cui si tratti di un rapporto professionale, è quello di instaurare in anticipo un rapporto con un professionista, quindi un rapporto di fiducia, di stima, di affiatamento, di collaborazione, anche perché poi nella vita non è che noi possiamo controllare tutto, non è che dobbiamo sviluppare un pensiero magico per cui se io lavoro su di me starò sempre bene, non mi accadrà mai nulla, perché poi le cose possono capitare e gli eventi della vita, nel ciclo di vita, accadono. Se io affianco a me già una risorsa di tranquillità che so che è disponibile e posso contattare esattamente quando mi trovo in quel problema, invece che dover anche avviare in difficoltà una ricerca, un rintracciamento. Io ne vedo tantissime di situazioni dove le persone
in difficoltà, tra l'altro in stato di minor lucidità, si mettono a fare delle ricerche che richiederebbero una consapevolezza delle informazioni enormi, e poi la fiducia facilita anche il lavoro e velocizza anche i risultati, soprattutto quando si va a lavorare personalmente. Penso che questo sia un concetto veramente estremamente importante, che sicuramente, se vorrai, potremo approfondire ulteriormente, perché appunto mi sembra che già solo se entra questo input qui, e che non è valido solo per il lavoro psicologico, ma potrebbe essere valido per chiedere l'aiuto di un avvocato, chiedere l'aiuto di un'altra tipologia di professionista. Nell'esempio dell'avvocato è chiaro che avere un avvocato, che ne so, per la tua azienda già inserito nel team o comunque come outsourcing esterno, e averlo già di riferimento è qualcosa che facilita in automatico il lavoro in caso di controversie, o nel caso in cui si voglia, per esempio, anche semplicemente fare una contrattualistica che ti anticipa determinati problemi, no? Quindi, come vedi, è una consulenza. Infatti io non ho parlato nello specifico di terapia, perché la mentalità corretta è proprio questa. Bene, io spero di averti dato e fornito degli input utili per la tua evoluzione comoda, e infatti uno degli aspetti preventivi, diciamo tra virgolette, in questo senso, è proprio seguire dei podcast gratis, tra l'altro, quindi non me veni a dire niente. Se ti è piaciuto l'episodio, condividilo con i tuoi amici, metti le stellette se lo stai ascoltando su Spotify o dovunque, metti like, metti quello che ti pare a te, scrivimi per darmi un incoraggiamento nutriente per me e per il proseguimento di questo podcast. Un saluto, un abbraccione, stay cushy not bushy, e ci vediamo alla prossima. Ciao! Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.